Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di un argomento che per noi uomini fa davvero la differenza. Negli ultimi anni ho provato diversi stili di barba, dal pizzetta alla barba lunga, insomma, ai baffi, qualunque tipologia di barba le ho provate, ma alla fine sono arrivato a quello che per me, secondo me, soprattutto nel 2025 e per il vicino ormai 2026, è da considerarsi per me il look ideale. Quindi una barba corta, curata e soprattutto definita, ok? Quindi con una ben linea di demarcazione che separa, diciamo, la pelle rasata dalla barba. È un look che funziona sia nel 2025, che siamo adesso, sia nel 2026, perché non segue una moda, diciamo, passeggera, è proprio uno stile che resta sempre elegante e attuale e va bene per qualunque esigenze, per qualunque momento della propria vita. E in questo video vi voglio proprio spiegare perché ho scelto questa tipologia di barba, come la cura e quali sono i trucchi che uso per mantenerla sempre ordinata, senza perdere comunque troppo tempo, perché siamo sempre di corsa durante il giorno, si va a lavorare, si corre a destra e a sinistra, quindi non è che sia tutto questo tempo di stare qua a farsi la barba. Comunque, la prima cosa, anzitutto, è perché questo look? Allora, la prima cosa sicuramente è la praticità. Io lavoro molto, creo contenuti, mi occupo della mia vita personale e professionale e non voglio passare ore davanti allo specchio ogni giorno, non ho il tempo, più che non voglio, capite? Quindi con una barba corta basta regolarla un paio di volte a settimana, il gioco è fatto, capite? Non è che ci voglia poi tantissimo. La seconda è che è una questione di stile ed è versatile, va bene se devo uscire quindi elegante con una camicia, ma resta comunque perfetto anche con una polo o una t-shirt. E poi la terza motivazione è che trasmette comunque subito un'idea di cura personale. Non serve avere una barba lunga fino al petto per sembrare maschile, ok? La mascolinità non si misura con quello, anzi con una linea pulita sul collo, come tengo io adesso, qua vedete che sono un pochino irritato che l'ho fatta da poco, e una lunghezza uniforme, il look resta maschile ma ordinato e fa sempre una gran bella figura. Adesso andiamo al fulcro della questione, la mia routine pratica per la barba. Quindi vi spiego come la gestisco io passo per passo. Anzitutto serve un regolabarba. Io utilizzo questo regolabarba che ho da tantissimi anni, lo tengo impostato così sulla misura massima, quindi fate conto saranno 5 mm, ok? 5 mm, questo è anche un rasoio per capelli in realtà. Quindi con una lunghezza di 5 mm mi regolo la lunghezza di questa barba, ok? Quindi per 2 volte alla settimana, ok? Poi dipende dai 3 ai 5 mm, comunque dipende dai giorni, solitamente la tengo comunque a 5, ok? Poi se voglio un look un po' più incolto la lascio crescere, ma mai troppo, perché non mi piace il sa di disordinato. E poi la linea del collo, qui sta la differenza tra barba curata e più definita, diciamo è una barba trasandata, ecco, per intenderci. Io la rado sempre qua sotto, vedete? Qui, ok, in modo proprio netto, questo fa sembrare la mascella anzitutto più definita e toglie l'effetto barba sporca, che sicuramente non è una bella cosa. Le guance, anche qui è meglio avere una linea pulita e quindi se crescono troppo i peli alti sulle guance li rado via per dare ordine. Come faccio? Utilizzo questo semplice rasoio, un rasoio che si compra all'Eurospin, va benissimo. Ok? Con questo io riesco a farmi sia la linea pelo contro pelo qua sotto che la parte delle guance col disegno qui. Ovviamente mi aggiusto anche qua la parte dei baffi. Questo è un rasoio che si trova all'Eurospin, costa veramente poco e ve lo consiglio. Ok? In più c'è la manutenzione. Dopo aver regolato, di solito passo comunque sempre un olio da barba leggero. Non è tanto per idratare, ma per togliere quell'effetto secco e mantenere la pelle sotto più morbida. Adesso io per esempio sto utilizzando, questo lo trovate anche nei supermercati, questa tipologia di olio da barba, ok, della Gillette, che va veramente bene, una linea diciamo superiore, ecco, della Gillette, che serve apposta per curarsi la barba e soprattutto poi anche un ottimo odore, cioè è proprio buono, proprio merita assolutamente. Poi ovviamente terminato il massaggio con l'olio, dando le goccette di olio sulla barba,
utilizzo un pettine o una spazzola. Sembra una cosa da nulla anche con la barba corta, ma credetemi che pettinare la barba la rende più uniforme e compatta. Questo processo tutto insieme mi porta via almeno 10 minuti, ma la differenza davanti allo specchio si vede immediatamente, subito, fidatevi. Ora vorrei parlarvi invece di alcuni errori assolutamente da evitare per prendervi cura bene della vostra barba. Gli errori che vedo spesso sono lasciare la barba troppo lunga sul collo, che non ha effetto gonfio, fa sembrare il viso comunque meno definito, tagliare troppo corto. Se si passa da barba curata a quasi rasata si perde quell'equilibrio di eleganza. E non usare nessun prodotto, la barba diventa secca, punge, dà fastidio e anche agli altri, quindi basta un olio leggero e già cambia tutto. E poi soprattutto trascurare la simmetria, anche se la barba non sarà mai perfetta al millimetro, bisogna almeno cercare di avere i lati equilibrati, perché l'occhio nota subito la differenza. Quando vi guardano notano subito se c'è un disallineamento di taglio dei profili della vostra barba e comunque dalla parte superiore, quindi delle moustache, dei baffi, ok? Ovviamente quello che vi consiglio quando vi radete con la lametta è utilizzare una schiuma da barba. Potete trovare anche delle piccole schiumette se le usate poco, tipo questa, che è anche una schiuma da viaggio che è molto comoda se dovete andare in giro. E poi ecco, nel caso io ogni tanto lo uso anche io, un rasoio elettrico, ok, di questi qui, che c'ha anche il regola basette volendo. Ok, è un Philips normalissimo, nulla di che, però vedete io posso tranquillamente andare a togliere, non a rifinire, la rifinitura la faccio sempre con la lama, però per togliere diciamo ed eviti diciamo quell'irritazione che ti si crea utilizzando la lametta. Ovviamente apro una parentesi e la chiudo. Quando mi faccio la barba ovviamente tendo sempre a utilizzare questo, che è un piccolo rasoietto apposta per levare i peli dal naso, ok? Perché se avete problemi che vi escono i peli dal naso come me, questo è veramente comodo. Secondo me questo è un prodotto che ho preso dai cinesi, comunque lo trovate su Amazon. Adesso magari vi lascio in descrizione nei commenti il link per andarvi a acquistare tutti questi accessori, ok? Quindi questo è il mio modo di tenere la barba nel 2025, corta, curata perché utilizzo anche prodotti per tenerla curata e per pettinarmela, con un pettinino, anche quello per i capelli, e definita, quindi vedete, da vicino, tenere un contorno della barba il più curato possibile, perché fa la differenza, credetemi, perché è anche come vi presentate davanti al mondo, quindi è importante essere sempre precisi e ordinati. Per me è diventato parte comunque della mia identità, un segno che unisce praticità comunque e stile. Scrivetemi nei commenti che stile di barba preferite, corta come la mia, lunga, pizzetto, solo i baffi oppure completamente rasati. Sono curioso comunque di sapere le vostre opinioni. Se questo video comunque vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i prossimi contenuti sul lifestyle, stile e crescita personale. Alla prossima!